Io feci qui Nabucco 2 volte, nel 2008 e nel 2009, Reggio Emilia e Parma, e poi Trovatore nel 2011 con l'orchestra del teatro, l'allora orchestra del Teatro Regio di Parma. Ora ritrovo la Toscanini con grande gioia, con loro ho fatto tanti sinfonici in questi anni, quindi è bello ritrovarsi in un'altra veste che è quella operistica, e poi con un'opera così bella, così piena di musica, piena di bel canto come appunto Hernani. Il coro è fantastico, fantastico per colore, per conoscenza del senso della pronuncia. La pronuncia fa suono, il modo di pronunciare crea atmosfera, e loro in questo sono fantastici, di sussurrare nel fiato, loro dei piano che urlano quasi più dei forte, questo è bellissimo. Sono molto felice di tornare a Parma, sono stato qua forse una decina di anni fa con un Rigoletto, mi chiamo Leo Nucci e fu anche il debutto di un altro caro amico, Ivan Ciampa, esperienza bellissima. E sono molto felice di tornare con questo titolo di Hernani, che è un'opera che ho studiato tanti anni fa ma senza mai debuttarla. Finalmente è arrivato il momento giusto, è un'opera fantastica, con tanti momenti emozionanti. Dopo anni di attesa e di mancate coincidenze, finalmente debutto in questo meraviglioso festival, in questo teatro che desideravo da tempo, in un ruolo inaspettato, perché non immaginavo di poter debuttare proprio Elvira. In Verdi è costante il desiderio e la necessità di sperimentare. Sperimentare ad esempio il sovrannaturale, Attila, Macbeth, e qui lo scavo psicologico con cui delinea i personaggi. Pensiamo ad esempio anche a Masnadieri, altra opera giovanile, il taglio e la critica sociale che Verdi fa con la sua musica. E in Hernani è fortissima la componente belcantista, però c'è sempre la zampata, c'è sempre il colpo di coda dell'orchestra, in questo ritmo teatrale che in Verdi sempre è fantastico, questo proprio senso drammaturgico fortissimo che lui ha ben delineato in testa, motivo per cui sappiamo benissimo che la prima donna voleva un'aria alla fine, ma che in qualche modo avrebbe rovinato un equilibrio formale ben chiaro in Verdi, tant'è che Verdi le negò, diciamo, l'opportunità di finire con aria sua personale. Elvira è una donna innamorata e nonostante sia contesa da ben 3 uomini, lei rimane fedele al suo vero amore. Un po' tutte le donne verdiane rimangono sempre fedeli a se stesse, mi viene da pensare anche alla Louisa Miller, che sa rinunciare. Quindi hanno tutta una grandissima forza d'animo. Luisa rinuncia al suo amore pur di salvare il padre, Leonora rinuncia alla sua stessa vita pur di salvare Manrico e si promette al conte di Luna. Quindi diciamo che tutte le donne verdiane hanno anche Gilda decide di sacrificarsi al posto del duca, quindi
sono tutte donne accomunate da una grandissima forza d'animo e da una grandissima capacità di amare. Intendo, compiasi il mio destin fatale. Ernani si può definire un'opera romantica? Sì, penso di sì, anche se spesso è un termine un po' abusato, romanticismo. Più avanti, negli anni a venire, Verdi diventerà veramente un autore romantico. Allora, Cortigiani, di Razza Dannata, questo urlo, questa disperazione del protagonista è resa in termini reali, se possiamo definire in questo modo. Qui ancora siamo in quella terra di mezzo in cui la realtà viene ancora filtrata da un proprio linguaggio personale ed è quindi ancora più forte il legame con Rossini, che non era amante del romanticismo, anzi lo rifiutò, motivo per cui smise di scrivere, dopo aver dimostrato che comunque sarebbe stato in grado di abbracciare questa nuova moda linguistica scrivendo il Guillaume Tell. Ecco, in Verdi ancora c'è questo filtrare, cioè come dire, ancora non vi fotografo la realtà, non vi fotografo il paesaggio, ve lo descrivo ancora attraverso un mio filtro personale e questo ancora si sente in Ernani.